Buongiorno a tutti. Vorrei parlare di quello che sta per accadere nei prossimi giorni, quindi il ritiro di astrologia alchemica stellare e quindi di alchimia stellare, che è basata assolutamente sulla tecnica egizia e quindi sul libro dei morti egizio e quindi anche su tutto ciò che è lo zodiaco egizio e tutte le sue particolarità. So che molta gente non conosce molto bene questa tipologia, ma posso assicurare che è qualcosa di veramente profondo, qualcosa di speciale, qualcosa che non è tanto conosciuto se non dal livello specialistico. Questo è per indicare anche una via che è, diciamo, antica ma anche moderna, una via che si riscopre attualmente per il semplice motivo che sono state occultate altre possibilità di via. Questa è una via che è adatta anche a coloro che hanno certe particolari, cioè diciamo, un attimo perché non so se si sente bene. Ecco, sì, penso che si senta bene, scusate. Ecco, penso che si sente bene. Quindi cerco anche soltanto un... Ecco qua, ecco, penso che si senta bene adesso. Quindi dicevo, il 5, il 6 e il 7 ci sarà questa grande iniziativa di poter portare questa, diciamo, iniziazione in maniera diversa. E quindi ora volevo appunto dire buongiorno a tutti. Ciao a tutti, c'è stato un piccolo problema tecnico, chiedo scusa, ecco ci sono state un po' di mie, diciamo, c'è mancanze tecniche, però adesso è stato risolto. Bene, dicevo che il 5, il 6 e il 7 c'è questo ritiro, che è un ritiro un po' atipico ma anche molto importante, andando a parlare di alchimia stellare, la salita verso le stelle. E quindi quella possibilità che gli esseri hanno già avuto fin dall'antichità di poter usare la conoscenza alchemica stellare per giungere a, diciamo, a divinizzarsi. Il fatto è che bisogna capire che non c'è legame con l'astrologia attuale, quindi non si va a parlare di astrologia solo attuale, ma si vanno direttamente a usare ciò che era l'antica conoscenza. Bisogna rendersi conto che questa è una via molto antica, è una via data diciamo, dall'antichità, un dono dato dall'antichità. Ho deciso di fare tutto questo, di dare diciamo, questa cosa, di cominciare a condividerla, visti i tempi che sono abbastanza complicati e direi forse anche maturi. Però è importante che si cominci a vedere che esistono anche altre possibilità e c'è di azione, che non sono cose che solitamente possono essere solo psicologiche, ma che sono delle azioni particolari che vanno a muovere delle forze e delle energie che non si sospetterebbe nemmeno che esistano. Il fatto è che queste forze, queste energie che ci sono dispensate dalle stelle, dal cielo, dall'infinito, sono di solito viste sotto traccia, cioè in pratica non ci si rende conto effettivamente del loro valore, della loro forza, del loro essere, eccetera. Quindi c'è questo alle conoscenze antiche, che l'aura di mistero, che sì c'era e c'è, ma che è data anche dall'ignoranza della tecnica stessa e delle conoscenze tradizionali. È chiaro che nelle conoscenze tradizionali noi abbiamo una idea di
conoscenza che è diversa dalla conoscenza scientifica attuale, che è solo volta alla materia, al corpo fisico, alla gratificazione solamente fisica del corpo e quindi ai desideri. Nella scienza antica tradizionale invece, specialmente appunto nella scienza egizia, tengo a precisare che io fino adesso nella mia, nella mia divulgazione ho parlato solamente dell'alchimia sumerica, quindi di origine sumerica, ed è la prima volta che vado a parlare anche di questo. Quindi quello che è importante è l'approccio che le antiche scienze tradizionali davano alle forze universali, cose che attualmente non si vede vive. Bene, per le scienze tradizionali non era tanto importante il corpo delle cose viste, bensì era importante ciò che c'era dietro. Come veniva detto dall'antichità e appunto anche dalla scienza antica egizia, alchemica e magica, non è importante ciò che vedi, perché ciò che vedi è qualcosa che poi deperisce e muore, non è eterno, è importante ciò che non vedi, perché ciò che non vedi è quello che rimane eterno ed immutabile. Bene, quindi l'alchimia stellare egizia si basa su questa premessa. Ciò che appare come stella non è ciò che tu possa pensare che sia, ma è semplicemente l'apparizione all'esterno di una potenza infinita e enorme che muove i destini umani e di intere nazioni e che quindi ha la possibilità di essere usata, diciamo non proprio usata, perché oggi noi siamo abituati a pensare di usare le cose. Cioè non è questo, non è che deve essere usata, deve essere compresa, deve essere osservata, e questo si può osservare direttamente dalle tecniche date che sono scandite da ciò che era lo zodiaco antico egizio. Uno mi si può dire, mi si può dire, ma scusa, ma lo zodiaco antico egizio non è come il nostro zodiaco? In parte sono rimaste alcune cose, in parte non ci sono, in parte ce ne sono altre. Bisogna capire che c'è lo zodiaco che attualmente c'è è di un'origine più recente. Lo zodiaco molto antico, cioè non c'era neanche zodiaco. Anticamente l'astrologia si faceva con le costellazioni e quindi con le stelle, con gli agglomerati di stelle e con le varie costellazioni che andavano ad apparire per poter indicare la tipologia energetica di forza che veniva a cadere sulla faccia della Terra, e questo era intercettato a secondo l'osservazione dei cicli, a secondo le osservazioni astronomiche, a secondo ciò che veniva visto direttamente nelle centinaia di anni di osservazione nel corso e ricorso storico. Bisogna tenere presente che prima di fare questa, cioè di dare questa conoscenza, cioè non è che gli antichi la sapessero, cioè in pratica qualcuno gliel'ha passata, e poi anticamente questo qualcuno che gliel'ha passata ha anche indicato dove guardare e ha indicato le varie masse e possibilità energetiche che ci sono nel cielo e che cadono come un diluvio sulla terra, e cadendo come un diluvio sulla terra, ecco che vanno a descrivere le azioni umane. Ora, l'alchimia stellare ha diverse branche di azione. La prima branca d'azione è quella generale, cioè quella che va a toccare gli eventi geopolitici, gli eventi dei popoli, gli eventi culturali, gli eventi delle civiltà. La seconda accezione di questa tipologia d'alchimia stellare, quindi di conoscenza, va a toccare le ere ancora più grandi, quindi qualcosa di storico, ancora più storico del normale. Vi ricordo che il nostro Nostradamus, il nostro dico occidentale, no? Che tutti si peritano che avesse le visioni come un epilettico e vedeva le cose, ossia come i profeti del deserto, non era così, usava una scienza ben precisa. Come ho sempre detto, la scienza occidentale è scienza, cioè non si hanno le visioni, si ha la conoscenza. Difatti, Nostradamus si basava per le sue profezie e visioni su ciò che era la conoscenza della decanale
o decanalità egizia, che attenzione, non è che poi va a colpire attualmente ad essere la stessa cosa, perché nel tempo le stelle si spostano, nel tempo i decani cambiano, nel tempo tutto si muove e quindi i significati che si possono immaginare che ci fossero 4-5 mila anni fa non sono più quelli che attualmente sono, anche se le stelle si muovono solo di 1 grado ogni 72 anni. Bene, quindi citano queste due accezioni. Poi andavano a poter toccare le singole nazioni, quindi quindi le ere di costruzione della vita, e qui ci sono degli studi straordinari, specialmente in astrologia archeologica, che dimostrano la capacità di rappresentazione dei cieli già addirittura andando 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 anni indietro. Oh, e quindi oltre questa, che è una cosa più cosmica, no? Appunto, si scendeva poi nella storia dell'uomo, quindi ecco, storie che indicano civiltà, che indicano religioni, che indicano tutte queste cioè, rivolgimenti, guerre, e via via sempre andando a restringere fino alle nazioni, quindi con i loro re, con i loro appunto faraoni per quanto riguarda cioè, gli egizi, con tutto ciò che erano i vari popoli a questo punto in piccolo che si muovevano, dominati ognuno dalle loro costellazioni, stelle, dei, non dei e cose varie. Ora, cosa succedeva? Succedeva che ancora si andava a restringere il campo e si andava a restringere il campo a singoli umani, e questa tipologia di alchimia stellare veniva riservata appunto ai faraoni, ai re, ai grandi principi, ai grandi possidenti, ai grandi gerofanti, alle regine, alle principesse, alle grandi sacerdotesse, eccetera, eccetera. Il popolo poteva avere una cosa un pochino inferiore, cioè ossia il fatto che lo possiamo vedere direttamente nel libro egiziano dei morti, in cui gli si diceva devi recitare questo, questo e questo, recitando questo, questo e questo avrai questo, questo e questo, riuscirai a passare questo, questo e questo, però è una pia illusione, un pochino come il libro tibetano dei morti, che se non è compreso e ma veramente capito da un lama praticante non serve solo a dare delle indicazioni, sì, ma più che altro, come dico io, ad aiutare l'anima di chi lo legge che di chi lo ascolta, perché in quell'istante, non essendo letto da una persona che ha le capacità di poter proiettarsi in maniera proprio sottile diciamo in quella zona un po' di nessuno che è il corpo fisico, e tra il corpo fisico e diciamo l'aldilà, diciamo, chiamiamola così per adesso, dai. Gli egiziani dicevano, la chiamavano luce, non per niente il libro tibetano dei morti, vabbè scusatemi, il libro egiziano dei morti veniva, il vero significato era il libro dell'uscire alla luce del giorno. Quindi uscire dalla cupola, uscire dal buio che vedete. Le luci del giorno sono cioè voi non dovete vedere il giorno solare. Il giorno solare è una specie di copertura temporanea che viene fatta sulla verità. La verità sono le stelle, è la notte, sono il buio notturno assoluto con le stelle che illuminano il cielo, la luna quando appare, e non c'è il sole. Non per niente le prime religioni, le prime magie, le prime alchimie erano tutte lunari ed erano tutte notturne, perché il sole è un'illusione temporanea, perché il sole appare con la sua luce forte di stella e quindi va a coprire tutto quello che c'è dietro. È un pochino come se voi siete fuori in strada la notte di Natale con tutte le lucine bellissime che ci sono, e uno accende un faro enorme nella strada e vi copre tutte le bellezze delle luminarie che ci sono, no? Nelle case e cose. Quindi è un'illusione. Voi pensate che sia vero quello, in realtà è vero l'altra cosa, e quello è temporaneo. Uno può dire sì, ma anche il cielo, c'è la notte e giorno è temporanea. No, diciamo che questo è la visione iniziale, che anche io ho detto notte e giorno, luce e ombra. Però se vogliamo andare ancora più a fondo,
vi è un fondo assoluto, una base assoluta che è il buio, quello che vedete nel cielo. C'è questa sera, io già lo vedo qui dove sono, voi lo vedrete fra un po' di ore. Quindi questo manto, diciamo, di oscurità che è la base. Poi cioè, la base è il fondo, è il sottofondo, è lo sfondo, è come dire come si chiama? Il lenzuolo cinematografico, no? Dove poi vengono proiettate tutte le cose. Le cose che vengono proiettate sono le stelle, d'accordo? Ma notate che avvicinandosi a qualche stella, quella stella ha una potenza talmente forte che va a colorare l'esperienza di chi la avvicina. È così, per esempio, nel Sole, no? Quindi lo potete vedere ogni giorno. Quindi la realtà è che il Sole è un'illusione. Tant'è vero che anche nelle religioni antiche, cioè egizie, il Sole stesso, Ra, sì, era importante, ma non era poi così tanto importante come lo Ptah, come lo era Tum, come lo erano queste, c'è l'assenza, si può dire, no? Come lo erano c'è gli dei primordiali, no? Anche nella mitologia greca, anche nella mitologia c'è indù, Suria, Osuria, oppure Apollo, cioè non avevano quella importanza, cioè più forte di Apollo c'è Giove che indicava il cielo assoluto, ma attenzione, Giove indicava il cielo luminoso, quindi sarebbe in Egitto sarebbe Amon. Attenzione, Amon non ha nulla a che fare con Ammonia, è diverso, anche se è mutuato, ammonio, cose varie, però non c'entra con quello. Quindi indicava il dio del cielo visibile però, cioè in pratica il cielo visibile. Quando Giove, cioè quando il giorno passava, cioè il cielo notturno non era più di Giove, era della grande dea Ecate e della grande dea dell'oscurità, che è l'oscurità che poi da dove viene tutto, sarebbe l'utero universale, ossia Isis per gli egizi, eccetera, eccetera, e poi Nut all'inizio, Nuit o Nut, anzi meglio Nut. Quindi ecco che la realtà è quello sfondo. Il sole quando appare ci porta direttamente in una specie di illusione, perché con la sua luce va a farci percepire certe cose in certe maniere. E questo se noi fossimo vicini a una stella dal colore rosso, le cose che noi vedremmo sarebbero tutte colorate di rosso, così vicino a una stella azzurra, così è una stella verde, così. Quindi questo nella nostra è stella gialla. Quindi c'è attenzione che se veramente andate a capire questo, c'è una grande cosa, e la grande cosa è che la verità è da un'altra parte. Cioè la verità è sempre nascosta da qualche parte, quindi la vera luce non è questa, la vera luce è al di là di quel buio che vedete, è un pochino come se chiudete gli occhi, vedete c'è il buio dietro le palpebre con tanti puntini luminosi, no? Classici che sono appunto la luce che si rifrange sulle pupille, cose varie. Bene, immaginate che quando avete gli occhi chiusi di colpo appare c'è qualcuno con una torcia e lì si illumina tutto, però non è la verità, è qualcosa di esterno che vi appare con una torcia. Da lì potete capire che la luce vera di cui si tratta qui, e quindi l'ascesa alchemica tramite le stelle, è andare oltre, e quindi c'è qualcosa che appare dopo. Difatti chi veramente fa delle pratiche serie e le porta effettivamente dove devono andare, alla fine comincia a vedere luce. Ma luce che non è luce solare, si dice come 1 milione di soli per poter avere un paragone, ma non è certamente luce solare, se non ricadrebbe nuovamente nella materia, perché il Sole dà quella diciamo, possibilità, il Sole di vedere le cose come lui le vede o come vuole mostrartele. Notiamo una cosa di passaggio: tutte le religioni solari, notiamo la religione orusiaca, notiamo la religione di cui si fece portatore Imhotep, di cui si fece portatore Akhenaton, Mosè, che poi potevano essere la stessa persona, e tutti gli dei solari. Bene, sono falsi. Anche Cristo stesso diventa falso come Dio Sole, perché ci mostra qualcosa che non è. Perché quello che è al di là di questa luce in cui noi siamo abbacinati ogni giorno e non vediamo più nulla, cioè non vediamo.
E quindi dovete capire, c'è so benissimo che molti possono avere una certa resistenza a questo, ma la realtà è questa, c'è questo buio infinito, ci sono stelle ovunque, poi, siccome tu orbiti vicino a una stella, oppure la stella orbita vicino a te, quello che sia, voglio dire, quella quando passa si avvicina, oppure tu ti avvicini, oppure giri, cioè, vedete come vi pare, non è interessante se è un globo o non un globo, cose varie, come la vedete, quello ti nasconde qualcosa, no? È come quando esci per strada, c'è una bellissima giornata di sole, sì, d'accordo che è bello, c'è il sole, ci sono i prati, ci sono gli alberi, i fiori, ma solamente in questo piccolissimo pezzettino che tu stai percependo mediante questa luce, che è piccolissimo, piccolissimo pezzettino in questo infinito universo. No? Ecco nelle tradizioni che c'è, prima era Urano, c'è tutto l'universo, poi divenne Saturno, già più ristretto, e andiamo direttamente ai confini del sistema solare, e poi giunse la religione gioviana, si può dire Giove detronizzò Saturno per dire giungemmo proprio alla percezione del cielo azzurro, no? Per niente l'azzurro è il colore di Amon, il colore di Giove e di tutti coloro, di Yahweh, di tutti questi dei solari che noi abbiamo imparato a vedere. Quindi la verità dove sta? La verità è dietro. E un pochino, se potete capirlo, questa cosa, immaginate lo sfondo della vostra coscienza, immaginate voi la vostra coscienza, bene o male siete coscienti adesso che mi state ascoltando, eravate coscienti prima, eravate coscienti un giorno fa, eravate coscienti stanotte che avete sognato, eravate coscienti quando non avete neanche sognato, perché se uno dice avete sognato, no, come fai a ricordartelo? Te lo ricordi, quindi c'eri, anche se oscurato. Quindi immaginate questo sfondo continuo di coscienza, questo è il buio assoluto da cui nascono tutte le cose che vedete nel cielo. Poi che cosa accade? Accade che voi entrate in uno stato di sogno o uno stato di sonno, cioè di veglia. Bene, immaginate, la veglia va a corrispondere, secondo le antiche conoscenze egizie, appunto al mondo solare, al regno solare che ogni giorno si muove e quindi porta alla fine sì delle esperienze, ma non sono vere. Non sono per niente vere. E stessa cosa, mentre c'è la luna, c'è vicino a noi, porta a una visione un pochino più reale delle cose, e quindi la visione sognante o la visione che c'è quando sogniamo o nel sottile. Bene, l'alchimia egizia si basa su questi concetti, si basa su queste cose. E quindi che cosa dobbiamo capire da ciò? Dobbiamo capire che c'è in essa una tradizione antichissima, una tradizione assoluta, una tradizione che vuole vincere proprio la cosiddetta luce accecante. Attenzione, uno può dire, ma può essere una via oscura? No, non è oscura, perché il cielo è buio, il cielo è così. Non è che uno dice via oscura, ricordiamoci che quando si è parlato nelle varie tradizioni antiche, no? E anche moderne, del buio come il male, buio come paura, terrore, in realtà il buio lo vediamo ogni notte. In realtà è la nostra vera realtà, attenzione, dovete pensare ancora, lo sto sempre ripetendo questa attenzione proprio per farvelo entrare in testa, quando vivete di giorno qualcosa è finto, perché la luce solare ve lo sta mostrando, se non ci fosse la luce solare voi non vedreste nulla, da qui parte l'alchimia stellare, ok? Quindi da qui dici, ok, benissimo, io ho questa luce che è troppo forte, non sto vedendo alcune cose ma non ne sto vedendo altre, cosa non sto vedendo? Spegniamo la luce, pac! È un pochino come, che ne so, se usciste dalla città, che non si vedono le stelle in città, uscite e andate in montagna e dici, mamma mia cosa sto vedendo, qualcosa di straordinario, un fiume, un mare, un oceano di stelle, e cominciate a vedere com'è veramente la situazione, dove siete, come siete, e da lì si parte. Questa è l'alchimia stellare che va e andrà, quindi 5, 6, 7 di febbraio, andrà a prendere queste iniziali, chiaramente, perché mica è una cosa che si può fare in 3 giorni, ma si può imparare per cominciare a fare, voglio dire, no? Quindi fare i 3 livelli, c'è l'opera appunto andando a prendere le stelle giuste, le energie giuste, la giusta via, come viene chiamata, appunto dagli alchimisti antichi, astrologi antichi, anche egizi, per poter percorrere quella strada particolare per giungere a uscire alla luce del giorno. E sì,
perché se la luce del sole vi copre ogni visione, bene o male, ma vi fa vedere le cose che vuole far vedere su questo pianeta, quando tu non c'hai più la luce del sole davanti agli occhi, vedi tutto quello che c'è e quindi cominci a capire la strada da fare. Cominci a capire, a sapere, e tutto questo è riportato nello zodiaco appunto egizio, nelle tombe egizie, nel libro dei morti egizio, nella mensa isiaca egizia e in tutto ciò che vi sto mostrando bene o male in questo video di presentazione. Quindi di questo parleremo. Il primo giorno noi parleremo della cosiddetta nigredo, ossia opera al nero. Che cos'è? Fa paura? No, si chiama rettificazione. Ma cos'è questa rettificazione? Proprio quello che ho detto prima, mentre noi siamo nella luce, abbagliati dalla luce di tutti i giorni, ci vicino al mare, a goderci questa cosa che è illusiva perché è piccolissima ed è una nostra piccola esperienza in confronto a tutto ciò che c'è veramente, l'opera al nero ti porta al nero, cioè ti dice aspetta, spegniamo sto sole, cosa stai vedendo adesso? Nero. Ah, e cosa c'è in questo nero? Stelle, puntini. E cos'è questo? Quindi la rettificazione, ti va a rettificare la visione. Fatto questo, il secondo giorno andiamo a toccare il secondo livello che viene chiamato opera al bianco. Opera al bianco ci sarebbe una specie di rinascita, c'è una visione corretta. Una volta che hai avuto la visione corretta e rettificata, tu hai la capacità e la possibilità di capire le cose e di vederle con una luce intellettuale che non è la luce solare. Difatti, nell'astrologia, cioè nell'alchimia egizia, la luce intellettuale è contrapposta alla luce fisica solare, no? E abbiamo sempre appunto l'intelligenza di Ptah, il creatore, con l'intelligenza di Ra, che è quello che gira, 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 gira. Tant'è vero che Ra non è talmente potente che ogni volta che scende nell'oscurità al tramonto deve combattere ogni notte, ogni santa notte. Deve combattere in questo regno particolare di oscurità per poter uscire direttamente dall'altra parte e quindi avere l'alba. Ora, qui dovete stare attenti, l'alchimia egizia non si basa sul sole, quella è un'alchimia che poi è venuta dopo, quella siriaca, c'è quella cristiana, quella greca, con l'idea appunto quella orusiana. L'alchimia iniziale si basa su altro, si basa sui culti stellari, si basa quindi su qualcosa di molto antico, proprio antichissimo. Si può dire che se vogliamo la data più giovane è 12.000 anni prima, quando viene calcolato che avvenne l'ultimo diluvio. Quindi che cosa succede? Succede che poi la terza fase, il terzo giorno, si fa, quindi la seconda è l'albedo, cioè vedere bianco, cioè vedere veramente come stanno le cose, uscire alla luce del giorno per capire che cos'è veramente che noi non vediamo, e poi giungere all'arubedo, cioè la reintegrazione. Non è che te ne vai, diciamo ok, no, semplicemente torni con la coscienza, questa era l'idea e questa è la tecnica, però con la coscienza rinnovata, e ciò che per te prima era una fantasia ora è reale, e ciò che vedi rimane reale, ma ci rimane così come, ma tu ormai lo vedi in una maniera diversa. Quindi questa è la via dell'alchimia che portava alla regalità, e da qui puoi avere le due corone, appunto la bianca e la rossa, no? Della rinascita e quindi e poi della, diciamo, ignificazione, dell'intronizzazione, eccetera eccetera. Bene, questo, vi ricordo una cosa, che tra l'altro i preti di Iside anticamente avevano i vestiti neri, cioè attualmente li hanno mutuati nella cristianità i servi di Maria. I servi di Maria hanno avuto appunto vestiti neri, ce l'hanno ancora, e derivano dagli antichi misteri di Iside, che indicava l'opera al nero, perché Iside porta sempre all'opera al nero, in tante maniere, in tante situazioni, in tante costruzioni. E qui abbiamo la mensa isiaca, che poi andremo a strutturare e a vedere. Quindi in questi 3 giorni sarà data l'iniziale chiave per poter muovere queste forze energetiche potenti che sono nei cieli e che possono essere intercettate. Quindi a cosa servono? Io penso che è diverso nuotare controcorrente
e nuotare a favore di corrente. Bene, queste forze danno la possibilità di nuotare a favore di corrente, quindi far riuscire le cose, perché si va a vedere dove c'è la forza, dove sta andando la forza, come sta andando la forza, e quindi si va a intercettarla e a utilizzarla nelle materie che verranno utilizzate, e quindi ecco che ciò che accade è una specie di cortocircuito buono tra il cielo, ossia l'alto, e il basso, quindi c'è la terra, quindi l'opera del microcosmo che voi farete se siete lì, e quindi le forze che sono nel cielo le avrete nelle vostre mani. E con esse tutto si può fare, e quindi si può fare appunto l'ascesa, e non solo, si possono superare le coorti planetarie, perché le uniche che possono, si dice, superare i pianeti sono le stelle. Beh, mi sembra normale, voglio dire, cioè puoi piegare il Sole, puoi piegare tutti i pianeti che sono nella coorte dei 7 che girano, come? Con le stelle, perché le stelle sono la parte più alta che noi attualmente diciamo, vediamo, c'è anche altro. Insomma, verranno date delle informazioni serie, delle informazioni chiare, di pratica, saranno sempre date la teoria e poi la pratica, chiara, precisa, sarà fatta fisicamente, praticamente, sarà imparata. È chiaro che si impareranno delle cose che riguardano dei certi tempi particolari che dovranno essere messi in opera. Quindi si imparerà questo, ma poi si metterà in pratica nei tempi che insegnerò io a calcolare, quindi nei tempi giusti, perché è chiaro che in quei 3 giorni non ci saranno i tempi giusti, però noi andremo a vedere direttamente i cieli che Alchimia ci mostreranno e andremo a imparare già quello, e poi ci saranno le proiezioni per diciamo, fare questo nei tempi giusti, in cui veramente le stelle giuste sono nel momento giusto, che nelle situazioni giuste, nelle azioni giuste, con i movimenti giusti, con gli aspetti giusti, e quindi impareremo, anche se un pezzo dell'astrologia antica c'è egizia, anche se un pezzo impareremo qualcosa di straordinario che è disperso, perché poi l'astrologia alchemica è sparita e l'astrologia sapienziale è sparita, e si è giunti a studiare solamente la storia gira con i 7 pianeti. No? Questi 7 pianeti qua, più ci hanno messo gli altri pianeti lontanissimi, ci hanno messo i planetoidi, ci hanno messo gli asteroidi, e si sono dimenticati delle stelle. Vabbè. E quindi andremo a vedere queste cose antiche, vere, e tenteremo di togliere la benda della luce, viene chiamata. Dice, ma come? Stai parlando del buio? No, sto parlando del cielo stellato. Quindi la luce diventa una benda, se non è capita per quello che è, perché troppa luce acceca, il che significa che quella luce, se acceca, non fa vedere. Serve la luce giusta, che sia mediata e modulata, per osservare. C'è adesso un'immagine che sta per arrivare, che vedrete, e questa immagine appunto ce l'avete vista, penso già prima, dove c'è una persona che su un serpente viaggia nelle stelle. Bene, questo viaggiare nelle stelle è quello che viene qui detto, viene insegnato, e c'è la chiave della vita. Quindi viaggiare nelle stelle è la vita, non sta viaggiando sul Sole. Bene, vi do un saluto, vi do un abbraccio e niente, spero che ci siate. Se siete interessati, scuola lunare chiocciola gmail.com, scuola lunare chiocciola academymra.com. Quindi scuola lunare chiocciola gmail.com, scuola lunare chiocciola academymra.com, ma lo trovate direttamente nella descrizione. Arrivederci, e spero che siate lì e che siete entusiasti di imparare qualcosa che è stato nascosto da sempre, e che lo trovate soltanto se andate in Egitto, dipinto, scolpito sulle pareti, oppure nei loro meravigliosi manoscritti e papiri.